Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario e le tendenze energetiche predestinate per la prima metà di agosto 2026. Abbiamo la carta del carro, ragazzi. Può essere un momento dove dovrete fare una scelta, dovrete prendere una decisione, dare una direzione ad una situazione piuttosto che ad una relazione. Andiamo a vedere con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente, e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail, oppure sotto nella descrizione del video trovate il numero di telefono, link alla pagina web con tutti i servizi che propongo. Trovate anche il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al video corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Partiamo con un 3 di bastoni, quindi carta di progettualità, carta con visione al futuro. Abbiamo la forza, il matto, il papa, otto di pentacoli, imperatrice, fante di coppe, gli amanti e il 4 di bastoni. Cioè, voglio dire, ragazzi, promette bene, amici dell'Aquario. Allora, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento energetico più importante del periodo e potrebbero anche arrivare dei messaggi slegati tra di loro. E in un secondo momento andiamo a vedere i vari settori, quindi amore, lavoro, denaro, eccetera. Sto preparando una novità, per quello che riguarda voi, e uscirà il video prossimamente, quindi rimanete sintonizzati. Allora, partiamo con questo 3 di bastoni. Abbiamo un 10 di bastoni e un fante di coppe. Come vi dicevo all'inizio, è una carta di progettualità. Può essere che ci sia qualche nuova idea, qualche nuova proposta che effettivamente arrivi all'inizio del periodo. Vi dirò che potrebbe essere una situazione che ha possibilità di prosperare, ma ho come l'idea con questo 10 di bastoni al contrario che sia una situazione vecchia che non è ancora definita, e ci possa essere come questo tentativo nella prima parte di agosto con questo fante di coppe. Andiamo a vedere la forza. 4 di pentacoli. E diavolo. Costrizione, sento. Chiusura. Penso che sia la mente, perché anche la forza mi parla di forza di volontà, che è tipica dell'energia yang. È una questione di potere, una questione di controllo, secondo me, vedendo anche questo 4 di pentacoli. Andiamo a vedere il matto. La forza, nuovamente. E la morte. È come se dovesse effettuare un cambio.
Questo 3 di bastoni potrebbe essere il nuovo progetto, questo non è per tutti il tentativo di riconciliazione o il tentativo di aggiustare qualcosa che già esiste, per qualcuno è semplicemente un momento dove si sta chiudendo un qualche cosa con il passato per far sì che si apra qualche cosa di nuovo. Con questo fante di coppe potrebbe effettivamente arrivare una nuova offerta, però c'è un qualche cosa qua che vi condiziona. Considerato il 4 di pentacoli, potrebbe essere qualche cosa legato alla casa, alla struttura fisica proprio della casa, e potrebbe essere un tema con il vostro potere personale o con qualche tossicità che potreste percepire in questo momento. Qui avete il matto è una carta che ci parla di fiducia principalmente, quindi è come se vi dicessero di fare un po' il salto di fede, di provare a buttarvi, di trovare il coraggio di fare questa trasformazione, questo taglio di cui ci parla la morte, che mi richiama un po' questo 10 di bastone al contrario, come se non voleste effettuare questo taglio. E invece come se vi dicessero no, è ora di andare, è ora di lasciarsi indietro, qualche cosa che potrebbe essere tossico per qualcun altro potrebbe essere solo vincolante o schiavizzante. Potrebbero anche essere turni di lavoro, per esempio, ragazzi. Anzi, fatemi sapere nei commenti che cosa rappresenta per voi questo diavolo. Andiamo a vedere il Papa, perché qui c'è come bisogno di dare una nuova organizzazione, una nuova direzione, ed è per quello che avete il carro qui, secondo me. Abbiamo un 9 di spade e un 2 di coppe. Sì, ma è questione di punti di incontro, come vi dicevo. Può essere necessario con questo Papa come un mediatore esterno. Può essere, ragazzi, che qualcuno si senta intrappolato o legato in questo tipo di offerta. Andiamo a vedere l'otto di pentacoli. Perché l'otto di pentacoli, guardate, Papa, si definisce qualcosa, si lavora su qualcosa e si espande qualcosa con l'imperatrice. E qua inizia quel qualcosa, e qui prenderete il coraggio, e qui inizierete solo a vederlo. 2 di spade, ok, forse la direzione finale non è ancora del tutto certa. 3 di coppe. Andiamo a vedere l'imperatrice. Otto di coppe, asso di spade. Guardate, c'è più chiarezza mentale su quello che è la direzione ad un certo punto, su come ci si può espandere, su quello che si vuole creare. Questo è un 3 di bastoni, questo è un 3 ma imperatrice. Io sento che inizierete qualche cosa di nuovo, un nuovo percorso, una nuova... C'è un matto, potrebbe anche essere una nuova relazione. Adesso poi andiamo a vedere settore per settore. Voglio andare a vedere un attimo questo fante di coppe. Imperatrice mago. Il fante di coppe ce l'avete qua. Vi dirò che con 2 imperatrici e 2 fanti di coppe, fatemi vedere che altro. Il matto. Potrebbe anche esserci un tema genitori-figli qui per qualcuno. C'è un'azione con questo matto, qui c'è l'intenzione, il momento di, come vi posso dire, di pazzia, ok, lo faccio, mi butto, ci provo, ci lavoro, la cosa si espande, adesso cerchiamo di dare con il mago una dritta, una direzione. Guardate che la direzione è il 4 di bastoni, con gli amanti. Se ve la devo dire tutta, mi sa tanto di questione romantica, cioè come se il movimento più importante di questo periodo per voi fosse una storia romantica, ok? E soprattutto finendo con questo 4 di bastoni e gli amanti, ragazzi, avete anche il 2 di coppe qui, cioè voglio dire, fatemi vedere se avete altro.
no, però andiamo a vedere il 4 di bastoni. 6 di spade. Wow, imperatore, imperatrice, imperatore. Sento che questa sensazione di potere che avevate prima, questa ideologia, se vogliamo, cambia. Non diventa più un qualche cosa che costringe, ma un qualche cosa che dà sicurezza. Io credo che, perché guardate, c'è il 4 di pentacoli e l'imperatore è un 4 e qui è un 3-3, come vi ho detto prima. È come se steste cercando di costruire la stabilità, ma nel modo sbagliato, mi viene da dire, con questo diavolo. E qui capirete come creare una reale stabilità. 4-4-4. Per qualcuno ha a che vedere con la casa, con la propria residenza, con il dove voglio vivere, con chi voglio vivere. Andiamo a vedere anche gli amanti, perché gli amanti è una carta anche di amor proprio e di scelta, e anche la carta del carro è una carta di scelta. Cavaliere di spade. Sì, ma secondo me una volta che punterete l'obiettivo andrete dritti, una volta che capirete qual è il meccanismo, secondo me, da debilitare o da implementare, che è questo venirsi incontro, avrete poi grandi obiettivi. Allora, Cavaliere di Spade, Stella, 10 di Spade e Regina di Pentacoli. Lascerete indietro un periodo duro, ragazzi, per costruire la vostra stabilità, la vostra concretezza monetaria, abitativa. Per qualcuno si tratta di comprare casa, magari. Mm? Ragazzi, non vi nego che per qualcuno c'è anche il carro, potrebbe proprio essere la questione del dove vado a vivere, dove mi sposto, dove prendo residenza. Ce l'ha abbastanza forte, comunque. Ok, andiamo a vedere settore per settore. Allora, qui c'è una novità in questo senso. Siccome non ho tempo di mettermi ad ascoltare di nuovo tutti i video e lasciarvi il minutaggio, allora ho pensato di fare queste slide artigianali. Voi semplicemente con il dito fate scorrere il cursore rosso al punto che vi interessa. Ok? Vediamo se è un po' più semplice, più snello. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e se vi trovate bene. Allora, partiamo con i disoccupati, quindi il lavoro. Ci sono carte di stabilità, però ragazzi, a parte questo atto di fiducia che vi chiedono di avere, potrebbe esserci un'offerta, considerate le carte iniziali, potrebbe essere qualche vecchio datore di lavoro che vi viene di nuovo a cercare. Si tratta di definire bene il punto di incontro. Ehm, Però io sento che la cosa può avere una certa stabilità poi nel lungo periodo. Effettivamente c'è anche un mago, quindi qui sì che sento che qualche cosa può iniziare. Parliamo di dipendenti. Sento che è un buon periodo, ragazzi. Ho come la sensazione che essendo un periodo di ferie, soprattutto se siete in quelle grandi aziende dove si fanno i turni per le ferie, ve la godrete proprio perché non vedrete qualcuno vicino a voi, perché questo qualcuno probabilmente sarà via. Può essere un periodo di incontri sul lavoro, vi dirò. Nel caso qualcuno di voi stia aspettando qualche trasferimento, effettivamente vedendo tutte queste carte con il numero 4, potrebbe proprio arrivare, vi dico. Potreste dover ricominciare, diciamo così, da capo, ecco. Per quello che riguarda i lavoratori autonomi, potrebbero esserci nuove alleanze, ragazzi. Sento come questo inizio un po' deboluccio da gestire, da monitorare, se vogliamo,
però alla fine coglierete questa occasione, inizierete secondo me a lavorare o a cooperare con questa persona. Ehm, io sento perché c'è Asso di Spade, c'è il mago, si va verso qualche cosa di veramente stabile, di elevato. Qui avete sia la stella che l'otto di coppe. È come se fosse un qualche tipo di collaborazione o di progetto, potrebbe essere considerato che il 3 di bastoni può essere un nuovo progetto, un qualche tipo di servizio o prodotto laterale a quello che voi normalmente vendete, che può essere stabile o comunque può darvi una stabilità nel lungo periodo. Parliamo di progetti o figli. Allora, anche qui sento che le cose andranno abbastanza bene. Ehm, Se avete social, se avete, soprattutto che riguardano le vacanze, il vivere in campagna, il cambiare vita, il dare certe scelte, cioè non dico proprio social a livello personale, ma social che siano di aiuto agli altri, quindi non qualche cosa che racconta la mia vita, ma qualche cosa che fa capire, magari attraverso le mie esperienze personali, però fa capire così cose a chi ascolta, no? È come se fossero più quelli che sono al servizio, tipo numerologia, non lo so, oroscopo, piuttosto che crescita spirituale. Quelle pagine, quei servizi e quegli youtuber che si mettono al servizio. Ecco, in quel caso sento che, sento che le cose possono veramente impennare. Se fosse un qualche tema di volontariato, un qualche tema di, anche in quel caso lì, qualche associazione, e se aveste figli, sento che è un buon periodo per trovare punti di incontro, per creare come un nuovo dialogo, mi viene da dire. Andiamo con il denaro. Denaro va benissimo, ragazzi, è in aumento, io sento, anche se sento che non siete ancora soddisfatti. Cioè, voi state cercando di creare la vostra stabilità, il vostro gruzzoletto, mi viene da dire, sul quale potervi sedere, riposare, sul quale poter stare tranquilli, però è come se lo steste cercando di creare nel modo sbagliato fino ad adesso. C'è come un'idea, un'opzione, un'opportunità che coglierete qui, che secondo me farà prosperare la vostra parte economica. Oh, parliamo di relazioni. Andiamo coi single. Allora, vi dirò che con questo fante di coppe effettivamente potrebbe esserci una conoscenza. La sento un po' deboluccia, nel senso che magari è una di quelle persone che non arriva dritta, ma vi corteggia da lontano, o potrebbe essere un, non lo so, prendiamoci un caffè piuttosto che una cena, che è già più, diciamo così, importante. Ehm, Io ho come la sensazione che questa persona non vi ispiri a pieno, potrebbe essere perché magari siete diversi a livello di cultura, a livello di mentalità, a livello di età per qualcuno, e che quindi vi sentiate un po' costretti, un po' ristretti, mi viene da dire, con questo diavolo e il 4 di pentacoli in questa conoscenza, anche se poi ho come la sensazione che ci proverete, vi butterete e la cosa potrebbe crescere, potrebbe nascere veramente qualche cosa di bello, ragazzi. Qui abbiamo un 4 di bastoni e gli amanti come carte finali e anche la stella che è una carta di destino. Quindi, a parte che ho la sensazione che una volta che direte sì, una volta che direte ok, ci posso provare con tutte e due le scarpe, le cose diventeranno stabili e prenderanno anche una certa velocità, secondo me. Segni zodiacali.
Allora, abbiamo un leone, un toro, Capricorno, leone ce l'ho di nuovo, molto forte, Scorpione, Acquario, Capricorno ce l'ho di nuovo e mi sembra basta. Ma non fatevi troppo condizionare dai segni zodiacali, ragazzi, perché magari a me viene fuori un segno zodiacale perché quella persona ha 5 pianeti in quel segno e il segno solare un altro. Mm. Va bene, comunque, relazioni. Allora, chi è in una relazione o ha già una persona in testa, una persona speciale? C'è come un voler andare al passo successivo, un progettare qualche cosa insieme, un creare qualche cosa insieme. Sento che c'è come una titubanza, questo nuovo progetto potrebbe darvi l'impressione di incastrarvi come coppia o che non sia esattamente l'ideale per voi, però poi in realtà sento che le cose mano a mano che si sviluppano prenderanno una piega ben solida, lineare, mi viene da dire equilibrata con questo Papa, il due di coppe, entrambe sento che lavorano a questo progetto, insomma sento un qualche cosa che può effettivamente diventare solido e duraturo nel tempo. Clandestini, indefiniti o relazioni complicate. Anche qui sento che in realtà è come se si prendessero nuovi accordi, se si decidesse che tipo di strada intraprendere, cioè per la serie, è come se vi faceste la domanda dove stiamo andando? E sento che un punto in comune lo troverete. È anche ben solido. Cioè, ragazzi, imperatore, 4 di bastoni, amanti. Abbiamo la regina di pentacoli, la stella e il 10 di spade che mi dice che avete finalmente finito, chiuso con la sofferenza. È un buon periodo. E poi arriviamo alla famiglia. La famiglia può esserci qualche novità anche in famiglia, secondo me. Possono essere belle novità. È un qualche cosa che vi renderà un po' più leggeri, secondo me. Per qualcuno si tratta di fare delle vacanze insieme, o di trasferirsi da qualche familiare per le vacanze, per esempio. Fatemi sapere nei commenti. Andiamo a vedere Osho che cos'altro vi vuole dire, che consiglio aggiuntivo vuole dare. La fonte e esaurimento. Wow! C'è stanchezza, ragazzi. Trovate la vostra fonte di esaurimento. Cioè, nel senso, è come se ci fosse una fuga, un buco da dove esce l'energia con queste carte. Fiducia, fante di coppe nuovamente. Fante di coppe collegato al cuore, Può essere che diate troppo e che quindi vi scarichiate a livello di energie personali. Fatemi sapere nei commenti. Amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti. Fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione e la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail oppure potete abbonarvi al canale.
In entrambi i casi tratto le credenze limitanti, ma nella sezione degli abbonati la formazione è più vasta perché tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, si parla di Kundalini, di alto basso astrale, di come trascendere l'ego, si parla di sensi psichici, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato e sto continuando a studiare in decenni di formazione personale e professionale e che sto condensando e mettendoli a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici e vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5 playlist numerate dall'1 al 4 perché ce n'è una, la 3, che è sdoppiata in 3A e 3B, vanno viste parallelamente. Bene, detto questo ragazzi io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!